Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi una zuppetta di ceci con questa base, triglie e fagianetti. La gallinella, che questo tipo di gallinella noi chiamiamo fagiano, in altre parti la chiamano cocio, mazzola, non lo so, insomma. Guardate queste triglie, guardate la colorazione. Nera, perché vivendo nella Posidonia i pesci prendono la colorazione del luogo in cui vivono. Quindi molte volte sono scuri, chiari, se sono molto chiari vivono nella sabbia, se vivono nella Posidonia sono verde scuro, quasi tendente al nero. Insomma, hanno la colorazione che si deve mimetizzare per forme di difesa nel luogo in cui vivono. Per cui spesso e volentieri anche nei video qualcuno può pensare che il pesce sia più o meno fresco per le colorazioni. No, il pesce è colorato secondo il luogo in cui vive, per cui bisogna conoscere, sapere cosa si pesca e dove si pesca prima di poter dire qualcosa. In ogni caso, fatta questa premessa, questo ben di Dio lo faccio a zuppettina e poi con il sughetto condisco i ceci. Vi consiglio di seguire la ricetta e poi ci vediamo più tardi per l'assaggio. Sapura riedriglia. Aspetta, guarda che spettacolo. Se rimane così. Stravanara, stravanara. Ora mi preparo tutti gli ingredienti. Il pomodoro secco lo taglio a pezzettini, a dadini. Lo trituro un po'. Ecco qua. In questo modo così rilascia ancora più sapore. Di solito tendo sempre a tagliare il pomodoro secco a pezzetti. Spicchio d'aglio in camicia, una bella streccata e siamo a posto. E poi il prezzemolo. Ho notato che i gambetti del prezzemolo sono molto sottili e freschi, quindi trituro tutto in modo così da avere tutto l'aroma possibile. Quindi il gambetto del prezzemolo, se non è grosso, è evidente, si può tritare assieme a tutte le foglie. Adesso una padella della capienza giusta, fondo di olio extravergine d'oliva sempre buono, e faccio rosolare sia lo spicchio d'aglio che il pomodoro secco. Adesso aggiungo anche una puntina di concentrato di pomodoro, questo sia per dare un po' più di colore alla base, ma soprattutto anche per insaporire. Comunque c'è da dire che il pomodoro secco ha già una sua bella sapidità. Bene, adesso messi i pesci, un filo d'olio, il sale a piacere, come al solito questo è molto personale, sale e pepe, io in questo caso metto solamente un po' di sale e poi il prezzemolo tritato sopra. Adesso sfumo con il vino bianco e appena evapora l'alcol do una giratina, ecco qua, ai pesci, quindi rosolati da una parte. Adesso proseguo la cottura. Una volta girati aggiungo dell'acqua, quindi porto ad un livello dell'acqua tanto per più o meno coprirli. Un altro po' di salatina sopra, sempre utilizzando, io preferisco il sale grosso in fiocchi, mi trovo bene. Ecco qua. Adesso l'acqua, il tanto necessario per far cuocere i pesci. Porto in ebollizione, diciamo che in 6-7 minuti sono già pronti. Ecco qua, fatta la base, posso levare i pesci. Guardate che spettacolo, sono meravigliosi. Sono meravigliosi. E li riporto su un piatto. Poi questi saranno spolpati e aggiunti alla minestra. È chiaro, non l'ho specificato in precedenza, che i pesci devono essere squamati e nel caso eviscerati, puliti per bene e sciacquati leggermente prima di essere cotti. Adesso in un'altra padella metto il sughetto filtrato, a volte che possa capitare qualche lischetta dei pesci, e quindi cerco di recuperare il più possibile, vedete, anche setacciando bene. Butto i ceci nel brodino e li faccio ripassare in padella. Chiaramente sto utilizzando dei ceci che sono precotti,
quindi hanno bisogno di pochissima cottura. In questo caso devono praticamente insaporirsi, quindi sui 6-7 minuti. Adesso mi preparo il piatto con la zuppetta di ceci e qualche filetto sopra. Ecco qua, guardate che meraviglia. Sto pregustando l'assaggio. Ecco qui il piatto finito, zuppetta di ceci con triglie e gallinelle. Assaggiamo, o meglio assaggio io. Strabano. Provatela perché è veramente una ricetta semplicissima, e poi una minestra di ceci con base di pesce va benissimo, è veramente un tocca sana. Ciao, alla prossima ricetta.